Ciao a tutti amici, ben ritrovati in un nuovissimo appuntamento settimanale. Oggi sono molto entusiasta anche di questo progetto perché innanzitutto è blu e penso si sia capito che sia il mio colore preferito. Poi è strutturalmente insolito, ma non per questo difficile, anzi secondo me anche le principianti possono eseguire il progetto tranquillamente. Poi ci sono anch'io, passo passo vi guido sempre dettagliatamente per tutto il tutorial, quindi non dovreste avere grossi problemi. In ogni caso, lo sapete, per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento rimango disponibile con un commento qui sul canale o sui miei social. Comunque la borsa si presenta spaziosa e comoda, può essere indossata come avete visto dall'anteprima sia a mano che a spalla in base all'occasione, in base al vostro outfit, insomma in base ai vostri gusti. E non solo, è anche molto elegante. Sarà per via del colore, sarà per via del punto di lavorazione utilizzato, non so, ma mi sembra molto elegante, mi piace tanto. Per questo progetto ho utilizzato 350 grammi di cordino, lo Swan Black in questa bellissima variante blu, uncinetto 3,5, della rete, della stoffa e poi vari accessori metallici quali i moschettoni a ventaglio, una chiusura a cartella con i dentini sulla parte superiore, mentre l'altra metà presenta le due alette, quindi una chiusura abbastanza facile da fissare, dei finali per il manico e poi un tubicino, o eventualmente potete utilizzare anche della corda abbastanza spessa di circa 3 cm. Comunque questi due ultimi accessori sono alternativi perché se decidete di realizzare un progetto da portare sulla spalla basteranno 2 moschettoni e una tracolla o una catena. Infatti eventualmente servirà anche una catena. Tutti gli accessori li ho utilizzati della variante argento perché si sposa benissimo con la variante blu, quindi anche voi in base al colore che utilizzate scegliete la variante degli accessori corretta. Comunque la mia borsa la lascerò con entrambi i manici perché penso di sfruttarla in entrambi i modi, a mano e sulla spalla. Poi anche qui vedete un po' voi in base ai vostri gusti, in base alle vostre esigenze. Credo che non occorra altro, se ho dimenticato qualcosa vi lascio come sempre tutto l'occorrente con i link giù nell'info box. Io spero che questo progetto e il video vi piacciono, fatemelo sapere come sempre con un bel commento e con un pollice all'insù. Mi raccomando, vi aspetto giù nei commenti perché sono sempre molto curiosa di sapere ciò che pensate. Se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime novità e attivate anche la campanellina per personalizzare le notifiche. In questo modo non vi sfuggiranno i prossimi post, shorts, video, insomma contenuti in generale qui sul canale. E beh, a che ci siete, seguitemi anche sui miei social Facebook ed Instagram per rimanere comunque sempre aggiornati. A questo punto direi di partire, quindi sigla! Partiamo subito avviando 38 catenelle. Trentottesima ed ultima catenella, ecco qui. A questo punto torniamo indietro a maglia bassa come facciamo di solito, per cui inserisco l'uncinetto nella prima catenella e lavoro la prima maglia bassa di 37. 2, 3, 4, 5, 36, 37. Per chi se lo stesse chiedendo siamo a 24 cm e mi può stare pure bene perché poi calcolando il giro di perimetro a maglia bassa acquisiamo 2 cm in più per lato, quindi andiamo a 26 cm circa. Iniziamo la riga a punto Prada. Catenella, giro il mio lavoro e nel primo punto basso lavoro un punto basso e mi alzo maglia alta aggiungendo 2 catenelle. Sempre nello stesso punto aggiungo un secondo punto alto, un terzo punto alto, un quarto punto alto.
abbiamo realizzato così questo piccolo ventaglietto composto da 3 maglie alte e una maglia bassa più 2 catenelle che comunque sostituisce il primo punto alto. Saltiamo 2 punti e nel terzo iniziamo con il modulo, quindi facciamo sempre una maglia bassa, 2 catenelle e 3 punti alti sempre nello stesso punto. 1, 2 e 3. Secondo modulo terminato e questo sarà il risultato. Quindi saltiamo sempre 2 punti e nel terzo ripetiamo un punto basso, aggiungiamo 2 catenelle e poi 3 punti alti sempre nello stesso punto. Come notate, un punto molto semplice ma d'effetto. Poi con questa variante blu, che dire, meraviglioso, molto elegante. Per cui dobbiamo continuare così ripetendo sempre lo stesso modulo per tutta la riga. Per adesso ho fatto soltanto 11 moduli, adesso completiamo la riga insieme. Ci rimarranno 6 punti, saltiamo sempre i primi 2, nel terzo andiamo a lavorare l'ultimo modulo, per cui una maglia bassa, aggiungiamo 2 catenelle e poi aggiungiamo i 3 punti alti. 1, 2 e 3. Ci rimarranno gli ultimi 1, 2, 3 punti, quindi saltiamo i primi 2 e nell'ultimo andiamo a chiudere la riga. Facciamo una maglia bassa e questo qui sarà il risultato durante la prima riga. Vi faccio vedere anche meglio da vicino. Continuiamo con la seconda riga. Catenella, giriamo il nostro lavoro. Continuare è semplicissimo, andiamo a ripetere sempre quello che abbiamo fatto prima. Nel primissimo punto basso sottostante lavoriamo un punto basso e 2 catenelle. Sempre nello stesso punto aggiungiamo 3 punti alti. 1, 2, 3. Ecco qui. Ora andiamo a lavorare un punto basso all'interno dell'arco di 2 catenelle che abbiamo lavorato in precedenza, quindi entriamo, chiudiamo a maglia bassa, aggiungiamo sempre 2 catenelle e all'interno di questo arco aggiungiamo i 3 punti alti. Ora andiamo a lavorare un punto basso all'interno dell'arco di 2 catenelle che abbiamo lavorato in precedenza, quindi entriamo, chiudiamo a maglia bassa, aggiungiamo sempre 2 catenelle e all'interno di questo arco aggiungiamo i 3 punti alti. A questo punto direi di continuare così anche per questa seconda riga. Ci vediamo prima di terminarla, così vediamo come terminarla insieme. Ecco qui, terminiamo insieme anche questa seconda riga. Quindi, come ho fatto prima, vado a fare una maglia bassa nell'arco di 2 catenelle, 2 catenelle di nuovo e poi 3 punti alti. 1, 2 e 3. E questo qui è l'ultimo modulo. La riga la chiudiamo semplicemente lavorando un punto basso all'interno dell'ultimo archetto. Quindi catenella, possiamo girare il lavoro e iniziare la terza riga. Volevo farvi notare quanto il lavoro si sia allargato. Vi ricordate, poco fa eravamo a 24 cm, adesso siamo a 28 cm. Questo perché? Perché ho lavorato in maniera davvero molto morbida e quindi si è un po' allungata.
il che non mi dispiace. Per continuare per la riga successiva e per tutte le altre finché non raggiungiamo l'altezza desiderata, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare semplicemente allo stesso modo, quindi vi mostro un'altra volta. Nel primo punto vado a fare un punto basso e poi aggiungo le 2 catenelle. All'interno dello stesso punto lavoro 3 punti alti, 2 e 3, e poi passo all'archetto del modulo successivo, faccio un punto basso, 2 catenelle e di nuovo 3 punti alti. Archetto successivo e procedo. Io direi di continuare da sola perché penso che abbiate assimilato bene il punto di lavorazione. Io qui come sempre in alto sullo schermo vi indico il numero di righe che andrò a lavorare io, escluse le prime 3 appunto Prada fatte insieme, e la misura in centimetri. Il pannello misura così 22 cm per 29 cm. Adesso andiamo a rifinire la parte superiore. Primo punto basso al di sotto, andiamo a fare come al solito una maglia bassa e una catenella che sostituisce la prima maglia alta. Dopodiché abbiamo 3 punti alti, per cui prendiamo il filo, entriamo nel primo punto alto e chiudiamo solo le prime 2 asole. Ripetiamo per i prossimi 2 punti sottostanti, chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, ultimo punto alto al di sotto e chiudo le prime 2 asole. Abbiamo 4 asole sull'uncinetto, riprendiamo il filo e chiudiamo tutto. Abbiamo chiuso praticamente 4 punti alti insieme. Dopodiché procediamo semplicemente in questo modo. Nelle prossime 2 catenelle sottostanti andiamo a lavorare un punto basso. 1, 2. Ripeto nuovamente 4 punti alti chiusi insieme nei punti successivi. Qui ho il primo punto basso, vado a fare direttamente un punto alto chiudendolo a metà, quindi chiudendo solo le prime 2 asole. Riprendo il filo, punto alto successivo, chiudo le prime 2. Riprendo il filo, terzo punto alto chiuso a metà e di nuovo quarto punto alto chiuso a metà. Questa volta abbiamo 5 asole sull'uncinetto perché abbiamo fatto il primo punto. Prendo il filo e chiudo tutto. Ecco qui. Procediamo lavorando un punto basso nelle prossime 2 catenelle. 1 e 2. Ok, e questo sarà il risultato. Come notate stiamo chiudendo tutti i ventaglietti che abbiamo al di sotto, definendo così la parte superiore, pareggiando praticamente la parte superiore, il bordo superiore. Non dobbiamo fare altro che procedere così per tutta la riga, lavorando 4 punti alti chiusi insieme alla fine per i prossimi 4 punti e lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante. Le catenelle sono 2, quindi un punto basso in ciascun punto. Ci rimane l'ultimo piccolo ventaglio, quindi cosa facciamo? Quello che abbiamo fatto all'inizio. 2, 3, 4. Abbiamo anche il primissimo punto alto sostituito da un punto basso e una catenella, quindi centriamo pure. Chiudiamo solo le prime 2, abbiamo sempre 5 asole sull'uncinetto, chiudiamo tutto, facciamo una catenella. Abbiamo rifinito il nostro pannello rettangolare. Come notate è perfettamente simmetrico, quindi questo significa che abbiamo lavorato bene i punti sulla parte superiore. Adesso continuiamo sul lato più corto, più lungo e più corto. Andiamo a definire gli altri 3 lati. Rientro nell'ultima catenella che ho lavorato e vado a fare 1, 2, 3 punti, formando così il primo angolo. E
poi andiamo a lavorare un punto sia in ciascuna maglia bassa che ci ritroviamo che in ciascuna catenella che ha sostituito in precedenza la maglia alta. Comunque calcolate 2 punti per ciascun punto Prada sottostante. Continuiamo così, come vi dicevo, un punto basso per ciascuna riga a punto Prada, 3 catenelle, qui invece un punto basso in ciascuna catenella sottostante, 3 punti bassi e poi concludiamo con l'ultimo lato dove ci troviamo le righe a punto Prada. Per ciascuna riga a punto Prada facciamo un punto e un punto, un punto e un punto, semplicissimo. Ok, ultimo punto, in questa catenella vado a fare gli ultimi 3 punti, 2 e 3, quindi ultimo angolo, e poi vado a chiudere con un punto bassissimo nel primo punto. Ok, pannello rifinito. A questo punto tagliamo un pezzo di rete 32 cm e mezzo x 24 e lo andiamo a fissare con delle mollettine. Praticamente continuiamo col nostro giro di rifinitura, incorporando anche la rete. Qui abbiamo un punto, l'angolo, quindi l'angolo coincide col quadratino dell'angolo, il punto successivo coincide col secondo quadratino e praticamente entro direttamente nel terzo quadratino. Così incorporiamo la rete in maniera corretta. Poi praticamente a fine giro facciamo i 3 punti qui nell'angolo, un punto andiamo a chiudere con una sola di chiusura direttamente. Anche qui non c'è alcuna difficoltà perché andremo a lavorare un punto in ciascun punto prendendo anche il quadratino dietro. Volendo potete anche cucire un pezzetto di feltro. Siamo quasi alla fine della riga, quindi tolgo la molletta e faccio coincidere il secondo punto basso, quindi questo, con il quadratino dell'angolo, per cui nell'ultimo punto prendo il penultimo quadratino, mentre nell'angolo vado a lavorare 3 punti bassi. Solito passaggio che vediamo spesso. Ok, e poi procediamo per il lato più corto, quindi un punto basso in ciascuno, poi ripetiamo al di sotto e poi sul lato più corto, ricordandoci che ai 3 angoli facciamo sempre 3 punti. Sono all'angolo, quindi angolo della rete, faccio 3 punti. Se vi ricordate all'inizio abbiamo lasciato un punto libero, questo qui. Anziché andarlo a lavorare e poi andare a chiudere, che andiamo a fare? Andiamo a tagliare il filo e lo andiamo a sostituire con un'asola di chiusura. In questo modo non avremo né un'asola in più e né una sorta di scalino qui antiestetico. Quindi mi aiuto con un ago e sostituisco questo punto con un'asola di chiusura. Vado al centro dell'ultimo, così. Perfetto, tiriamo un po' e poi andiamo a bloccare il filo tra le maglie. E il pannello è stato realizzato, adesso vedete sicuramente dei marcapunti perché già un po' mi sono portata avanti, ma piano piano vi mostrerò meglio. Il pannello ben rifinito a questo punto misurerà 33 cm e mezzo per 25 cm e mezzo. Ci siamo. Adesso passiamo alla base. Per costruire il fondo avviamo 6 catenelle. Poi ritorniamo indietro a maglia bassa lavorando un punto in ciascun punto per un totale di 5 punti bassi. Ok, la riga dovrà misurare 4 cm. Fatto questo facciamo una catenella e continuiamo lavorando righe di andata e di ritorno a maglia bassa, un punto in ciascun punto, sempre per 5 punti. Dobbiamo continuare così per un tot di righe. Facciamo una cosa, vi scrivo direttamente qui sullo schermo il numero totale di righe a maglia bassa da andare a lavorare insieme alla misura in centimetri.
Terminate tutte le righe a maglia bassa, che vi ricordo essere 30 in totale, possiamo andare a tagliare un pezzo di rete 4 cm x 20 cm e mezzo, le stesse misure del pannello all'uncinetto. Anche qui andiamo a rifinire a maglia bassa, giro di perimetro e incorporiamo anche la rete. Faccio la catenella, giro il pannello, mi inserisco nel primo punto e faccio un punto basso, un punto basso, un punto basso, un punto basso e nell'ultimo punto che mi ritrovo vado a lavorare 3 punti bassi. Primo angolo, proseguo per il lato più lungo, per ciascuna riga un punto basso, e proseguiamo sempre al solito, 3 punti bassi, un punto in ciascuno, 3 punti bassi e ultimiamo il lavoro con un punto in ciascuna riga. Qui faremo un punto basso nell'ultima riga, tagliamo il filo e facciamo asola di chiusura. In questo modo realizzeremo l'angolo. Diciamo la stessa cosa che abbiamo fatto poco fa con il pannello a punto Prada. Realizziamo adesso il pannello dietro, che comprende anche la patella. Avvio 29 catenelle che equivalgono a 20 cm e mezzo. 4, 5, 6, 28, 29esima ed ultima catenella. Ritorniamo indietro non a punto basso ma a mezzo punto alto, per cui mi inserisco nella seconda catenella e sostituisco il primo mezzo punto alto con una maglia bassa e l'altra maglia bassa lavorata sulla sua maglia. Dopodiché prendo il filo e continuo lavorando un mezzo punto alto, quindi chiudo tutte e 3 le asole per ciascuna catenella sottostante. Completata tutta la riga, chiaramente ci ritroveremo con 28 mezzi punti alti. Ventisettesimo e 28esimo mezzo punto alto. Ho completato così la primissima riga a mezzo punto alto. Continuiamo, basterà fare una catenella, girare la riga e proseguire sempre a mezzo punto alto. Inizio sempre con una maglia bassa e nella sua maglia mi alzo a mezzo punto alto. Poi riprendo il filo, nel punto successivo continuo a lavorare mezzo punto alto, quindi chiudo le 3 asole insieme e continuerò in questo modo per questa riga e per le righe successive che vi scrivo qui in alto sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Non tenete conto del numero di catenelle avviate, ma della misura in centimetri. Ho completato tutte le righe a mezzo punto, in totale sono 34. Il pannello misura sempre 20,5 per 33,5 in altezza. Adesso dobbiamo tagliare un pezzo di rete delle stesse dimensioni, quindi 20,5 per 33,5 e lo andiamo a fissare con le solite mollette. Fatto questo, fissata la rete, andiamo a lavorare un punto in ciascun punto. Non lavoreremo il mezzo punto alto, ma delle maglie basse semplicissime. Catenella già fatta, vado a bloccare il primo punto col primo quadrato e proseguo per gli altri 27 punti che mi rimangono. Ultimo punto, ultimo quadrato. Attenzione qui, non andremo a fare il giro di rifinitura, ma continuiamo con righe di andata e di ritorno, quindi anche qui un qualcosa di insolito, per cui cosa facciamo? Se vogliamo le mollettine le possiamo anche tenere lì, per comodità, così non si muove nulla. Abbiamo fissato soltanto la parte superiore. Abbandoniamo il punto di lavorazione a mezzo punto e iniziamo con il punto Prada. Nel primo punto andiamo a riprendere il punto Prada. Faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Sempre nello stesso punto lavoro 3 punti alti
1, 2 e 3, salto 2 punti e vado nel terzo e faccio un punto basso. Proseguo con le 2 catenelle e con i 3 punti alti nello stesso punto. Ok, e procediamo così per tutta questa riga e per le righe successive. Probabilmente saranno altre 3 per un totale di 4. Siccome già abbiamo visto come lavorare il punto Prada nelle clip precedenti, continuiamo così e ci vediamo a fine lavoro. Alla fine sì, ho continuato per altre 3 righe per un totale di 4 righe a punto Prada. L'ultima riga non l'ho chiusa con una maglia bassa all'interno dell'archetto, ma nella seconda catenella. Ve lo mostro, anziché andare a chiudere qui, entrando nell'archetto, sono entrata nella catenella, quindi ho preso entrambe le asole della catenella, ho preso il cordino e ho chiuso a maglia bassa. Perché? Perché continueremo con il giro di perimetro. Andremo a definire soltanto i primi 3 lati, questo lungo, quello corto e l'altro. La parte superiore a punto Prada no. Parte di questa lavorazione sarà la patella della nostra borsa, quindi mi piace l'idea che il punto Prada funge un po' da bordura. Sempre nello stesso punto cosa faccio? L'angolo, aggiungo 2 punti bassi per un totale di 3. 2 e 3. Ok, giro il mio lavoro. Durante le righe a punto Prada lavoriamo sempre 2 punti per ogni riga a punto Prada. Stessa regola vale per il mezzo punto alto. Quindi intanto qui lavoro i punti bassi prendendo solo la lavorazione all'uncinetto. 1 e 2. Poi passo alla riga successiva e vado a lavorare sempre 2 punti. Cerco di prendere la maglia e non di entrare nello spazio per non dilatare la lavorazione. Ok, l'ultimo punto lo faccio qui. Ok. Perfetto, ho già definito le righe a punto Prada. Adesso proseguiamo sulle righe a mezzo punto. Nello stesso tempo, mi raccomando, prendiamo anche la rete. Entro nella riga a punto basso e blocco, come notate, il primissimo quadratino. In maniera automatica entrate. E di nuovo seconda riga a mezzo punto e nel punto successivo. Ok, dai, anche per questo lavoro direi di continuare da sole, perché vi ripeto sempre, l'abbiamo visto tante volte questo passaggio, per cui proseguiamo così per tutti e 3 i lati, mi raccomando, non la parte superiore, ricordandoci che ai 2 angoli andremo a fare 3 punti bassi. Concludiamo il giro di perimetro semplicemente lavorando l'ultimo punto. Qui abbiamo il primo punto alto, facciamo una maglia bassissima e una maglia bassissima nel primissimo punto alto. Termino così la riga, non vado a fare i 3 punti bassi per l'angolo perché la lavorazione iniziale è diversa da quella finale, quindi concludiamo semplicemente così. Facciamo una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Lo andiamo a nascondere poi sul retro. Quindi questo sarà il risultato del pannello dietro più patella. In tutto misura 40 cm in altezza per 22 cm in lunghezza. Bene, tutti i pezzi che andranno a comporre la nostra borsa sono pronti. Fondo, pannello davanti a punto Prada, pannello dietro più patella a mezzo punto e a punto Prada. Non ci rimane che andare a fissare la chiusura, o perlomeno andrò a fissare soltanto metà chiusura, la parte inferiore, perché durante il passaggio successivo andrò a foderare. Per cui prendiamo per bene le misure.
Penso di aver centrato per bene a metà chiusura. Ho fissato la chiusura esattamente a metà pannello, quindi siamo a 24,5, a 12 ci troviamo perfettamente al centro, mentre relativamente a sinistra e a destra siamo a 15,5 e 15,5. Vado a prendere la griglia in dotazione e la fisso qui e poi apro le alette verso l'esterno. Perfetto, io direi che ci siamo. Per sicurezza, se lo preferite, se lo desiderate, potete applicare anche un po' di colla anche qui sul retro della griglia, ma comunque qui perfetto, ben saldo. Bene, il passaggio successivo sarà questo: tagliare della stoffa e andarla a fissare con degli spilli e poi cucire. Procedimento che farò molto velocemente e non vi mostrerò, però vi darò le misure dei 3 pezzi di stoffa. Per la base occorrerà della stoffa 20 cm x 4 cm, calcolando sempre 1 cm in più per lato, quindi 22 x 6 cm. Poi si fa la piega, se avete la macchina da cucire andate a cucire i contorni, quindi il perimetro, e poi andate a cucire il tutto direttamente sulla lavorazione all'uncinetto. Tutto ciò che vi ho appena detto vale anche per gli altri 2 pannelli. Qui abbiamo il pannello frontale della nostra borsa, infatti c'è la chiusura, la cui stoffa dovrà misurare 32 cm per 24 cm in altezza, più 1 cm per lato. Infine la parte retro, che comprende anche la patella, la cui stoffa dovrà misurare 38 cm per 20 cm in altezza, più 1 cm per lato. A questo punto, dopo avervi dato tutte queste informazioni, possiamo andare a cucire il tutto. 1, 2, 3... E voilà, ho velocemente foderato i miei 3 pezzi e adesso possiamo passare all'assemblaggio, semplicemente con ago e cordino. Inizio a cucire il fondo e la parte davanti della nostra borsa. Fin dall'inizio avete notato questi 2 marcapunti e avete anche visto che non ho realizzato alcun laterale. Questo perché? Perché i laterali della mia borsa sono già qui nel pannello frontale, quindi qui abbiamo un laterale e qui ne abbiamo un altro. Ve l'avevo detto che questa borsa era strutturata in maniera insolita, però non preoccupatevi perché è più facile di quello che sembra. Dunque bisogna segnare esattamente 6 punti, compreso il punto con il marker, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, escluso l'angolo. Questi 6 punti coincidono praticamente con la profondità della mia base. Chiaramente sia l'angolo del fondo che l'angolo del pannello frontale andranno cuciti insieme. Per essere più precisi vi do anche la misura in centimetri, così potete in tal caso regolarvi meglio. Quindi siamo a 5 cm e 5 cm del fondo, per cui non potete assolutamente sbagliarvi. Vedrete che se avete seguito passo passo tutti i vari step, anche i vostri pezzi combaceranno perfettamente. Giro il mio pannello e parto esattamente da qui, dall'angolo del pannello frontale e dall'angolo del pannello fondo. Cucio, blocco gli angoli sulla parte inferiore, cucio, cucio, cucio e poi vado a bloccare anche l'altro lato. Semplicissimo. Prendo sempre lo stesso filo e l'ago. Innanzitutto vado a bloccarmi il filo come sempre facciamo e sbuco fuori dall'angolo. Perfetto, dunque sono sul pannello frontale, sbuco fuori semplicemente dall'angolo. Prendo l'angolo della mia base, sempre dall'esterno, cucitura dall'esterno, blocco entrambi gli angoli. Perfetto. Dopo semplicemente vado a cucire maglia per maglia. Stringo bene, mi raccomando. Ultimo punto con ultimo punto. Perfetto, angolo fondo con angolo fondo, ovvero punto segnato, quindi il sesto punto. Tolgo il marcapunti, ormai non mi serve più, e procedo sul lato più lungo. Se vogliamo possiamo rientrare nuovamente nell'angolo e bloccare questa maglia subito dopo l'altro angolo. E blocchiamo per bene.
Ok, questo sarà il risultato. Come notate tutto coincide perfettamente. Stessa cosa faremo dall'altra parte. Cosa faccio per andare a cucire al meglio? Vado a bloccarmi angolo con angolo, anche con dei marcapunti o con dei cordini, così siamo sicure che cuciamo in maniera corretta, in maniera regolare. Poi vado a bloccarmi l'angolo in basso con l'angolo del fondo e come notate tutti i punti coincidono. Notate? Facile facile, in questo modo ci risparmiamo davvero sia di andare a realizzare altri due pannelli come il fondo e di andarli a cucire anche sulla parte frontale. Abbiamo costruito un unico pezzo, praticamente accorciamo i tempi di lavorazione. Posso procedere. Se è il caso di entrare due volte nello stesso punto, entrateci, non succede nulla. L'importante è che tutto sia cucito in maniera uniforme e regolare. Guardate, 1, 2, 3, 1, 2, 3, coincidono praticamente anche i punti. Comunque, avendo applicato tutte le misure che io passo passo nel tutorial vi ho dato, non dovreste avere davvero dei problemi. Dovrebbe tutto coincidervi come coincide tutto a me. Ok, andiamo a bloccare gli altri due angoli. Uno e vado giù. Ok, girato il mio lavoro e procedo. Blocco l'ultimo lato più corto, penultimi punti, ultimi punti, anche qui coincidono tutti i punti, manco a farlo apposta, ok? E poi gli angoli, togliamo il marcapunti, non ci occorre più. Ovviamente questi angoli che stiamo bloccando sia a destra che a sinistra verranno nuovamente bloccati non appena applichiamo il pannello retro, quindi centriamo per una seconda volta. Ok, rientro una seconda volta per bloccare bene tutti i cordini, nodo e disperdo il filo all'interno del lavoro. Ok, e voilà, questo qui sarà il risultato. Poi mi piace molto anche tutta questa parte frontale che gira sia verso sinistra che verso destra. Perfetto, ottimo lavoro. Quindi procediamo adesso con il pannello retro. Anche qui per il pannello dietro, ragazzi, davvero semplicissimo. Innanzitutto ho bloccato gli angoli. Pannello retro con i due. Gli angoli sono sempre le nostre linee guida. Bloccate quelle, siamo davvero a posto. Dopodiché ho sistemato la lavorazione in questo modo, così, 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 così. Ho bloccato l'angolo del laterale con la maglia che coincide. Ecco qui. Ho preso un cordino e ho bloccato. Adesso si è disfatto, lo riblocco di nuovo. Tanto adesso iniziamo a cucire. Ok, stessa cosa ho fatto dall'altra parte. E ho bloccato la maglia che coincide con l'angolo del laterale, quindi in questo caso comanda l'angolo del laterale per quanto riguarda il pannello retro. Poi mi sono accertata che il punto alla mia sinistra coincidesse con quello alla mia destra. Basta fare in questo modo con l'uncinetto, quindi qui c'è il punto che ho bloccato, siamo praticamente su questa riga che coincide con l'altra. Quindi siamo a posto, il pannello è perfettamente dritto, perfettamente centrato. Una volta che ci siamo assicurate di tutto questo, possiamo prendere nuovamente ago e filo e cucire questi tre lati. E anche qui il gioco è fatto, per cui facciamolo insieme. Anzi, se volete vi do anche le misure di ciò che rimane della patella. Siamo a esattamente 14 cm e mezzo, mentre sulla parte inferiore il nostro pannello retro equivale a 24 cm e mezzo. Come abbiamo fatto prima, sbuchiamo fuori dall'angolo, andiamoci a prendere la maglia che coincideva con l'angolo ed entriamo di nuovo nell'angolo del laterale. Possiamo procedere in maniera tranquilla e bloccare tutti i punti che coincidono.
Ok, tutti i pezzi sono stati cuciti come notate. Il corpo borsa sembra abbastanza regolare e questo sarà il risultato. Chiusura, non ci rimane che applicare l'altra metà chiusura. Prendo l'altra metà chiusura, nelle pinze ha un po' di stoffa per non andare a danneggiare e graffiare la chiusura. Basta posizionarla qui e prendere bene le misure. Anche qui potete applicare un po' di colla all'interno dove ci sono i dentini e fissare per bene la chiusura. Magari così siete sicure che non si toglie. Io colla non ne ho messo perché comunque non ho mai avuto problemi, non si è mai staccata la chiusura, quindi dove posso evitare evito. Ok, questo sarà il risultato. Bene, non ci rimane adesso che agganciare due moschettoni. Allora io avrei dovuto farlo prima di foderare la borsa, solo che l'ho dimenticato. Però non è un problema, basta aprire le alette e far passare il moschettone attraverso la rete, mi raccomando, non solo attraverso la lavorazione, altrimenti col peso della borsa si danneggia. Bisogna fare presa sulla rete e poi agganciare il manico e l'eventuale tracolla. Se non preferite agganciare la tracolla sulla parte superiore della patella, potete comunque spostare i moschettoni e con lo stesso principio agganciarvi sul lato. Quindi sempre aprire le alette, far scorrere il moschettone attraverso la rete soprattutto ed il gioco è fatto. Per andare a realizzare il manico, questo passaggio è facoltativo, utilizzerò un tubicino, già abbiamo visto questo passaggio in due progetti realizzati tempo fa, del cordino e questi finali, queste chiusure, che poi io aggancerò ai moschettoni. Ripeto, questo passaggio è facoltativo, se non vi va di realizzare il manico in questo modo, potete applicare semplicemente una tracolla. Anziché di un tubicino come questo, potete anche utilizzare della corda abbastanza spessa. Questo tubicino su per giù ha un diametro di 3 cm, quindi 3 cm vanno bene, anche perché dobbiamo avere lo spazio necessario per inserire la lavorazione all'uncinetto. Basterà avviare 6 catenelle e lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 5 maglie basse e continuare così con righe di andata e ritorno a maglia bassa per 35 righe totali. Terminate le 35 righe, taglieremo un bel po' di cordino per andare a cucire i due lati più lunghi. 35 righe equivalgono a 22 cm, le stesse dimensioni del mio tubicino. Se voi desiderate un manico un po' più grande, un po' più lungo, allora ne taglierete 25 cm. Una volta fatto tutto questo, prendiamo un ago e andiamo a congiungere i due lati più lunghi. Quindi semplicemente avvolgo la lavorazione all'uncinetto attorno al mio tubicino, mi inserisco nel punto opposto e procedo in questo modo. Andrò a fare una cucitura ben salda, stringerò molto. Farò un punto per ciascuna riga, come quando facciamo il giro di perimetro maglia bassa, stessa cosa. Bene, adesso vado a fissare i due moschettoni a ventaglio. Siamo a 4 cm e mezzo. Apro il moschettone e prendo anche la rete, mi raccomando, ve ne accorgete comunque sotto le mani che state prendendo anche la rete. Fate scorrere il moschettone alla stessa altezza, perfetto, ci siamo, come notate non è per niente difficile. Ecco qui, tirate
vi accorgete che la lavorazione all'uncinetto non si muove, quindi questo significa che ci siamo agganciate alla rete. Lo stesso vale da quest'altra parte. Ok, fatto questo, posso inserire il manico che ho realizzato insieme a voi. 1 e 2, perfetto. Ed il gioco è fatto. Chiudo la borsa così vi mostro bene e voilà, questo qui sarà il risultato. Molto molto bello, molto soddisfatta anche di questo progetto, è molto elegante tra l'altro. E non solo, possiamo decidere di indossare il progetto anche sulla spalla, non solo a mano, perché basta prendere una tracolla e basta agganciarla all'interno dei moschettoni ed il gioco è fatto. Ecco qui, possiamo agganciarla sia sulla parte superiore sia sui due laterali, quindi se magari non ci piace qui perché magari è abbastanza lunga, però ricordatevi sempre che potete fare il giochino che vi ho mostrato in un progetto precedente, ovvero aprire la patella, fare scorrere la catena all'interno in questo modo, chiudere la patella, quindi chiudere la borsa, ecco qui. Quindi già abbiamo accorciato di gran lunga la lunghezza della nostra tracolla. Come sempre o adesso o ad inizio video vi farò vedere, vi mostrerò comunque il progetto indossato, è chiaro. Oppure vi dicevo agganciare la tracolla ai due lati. Ora, siccome nella confezione dei moschettoni vi sono 4 moschettoni all'interno, gli altri 2 possiamo anche utilizzarli, fissarli ai due lati. Mi aggancio su per giù qui, in questo modo, prendendo sempre la rete, non vi verrà assolutamente difficile. Ok, altro moschettone fissato, chiudiamo la nostra borsa. Ok, e voilà, molto carina anche così. Quindi volendo si può indossare anche sulla spalla insieme al manico, quindi fungerà il manico da decoro, su per giù. Insomma, ecco qui, non male. Io sono molto soddisfatta anche di questo progetto, come vi dicevo, mi piace tantissimo. Non è affatto piccola, è una borsa di medie dimensioni, quindi siamo a 23 cm per 26 cm di altezza e abbiamo una profondità di 5 cm. Vi faccio vedere anche all'interno la situazione. Ecco qui, questo è il risultato all'interno. Può sembrare piccola perché la borsa è poco profonda, abbiamo soltanto 5 cm, ma in realtà è capiente, è spaziosa, perché la borsa è abbastanza alta. Infatti questa volta ho voluto un po' giocare con l'altezza e non con la profondità. Sapete che comunque in generale do un bel po' di profondità alle borse che realizzo, sempre sugli 8-10 cm. Questa volta la metà, ma abbastanza alta. Ed eccoci qua, amiche e amici, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che il progetto, la borsa vi sia piaciuta. Io sono molto entusiasta, come vi dicevo all'inizio. Fatemelo sapere con un bel pollice all'insù e con un commento, mi raccomando. Sono sempre curiosa di sapere cosa pensate di ogni progetto. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi, attivate la campanellina, seguitemi sui miei social Facebook ed Instagram per rimanere sempre aggiornati. Per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento in generale potete scrivere anche un'email all'indirizzo che lascio qui in sovraimpressione e giù nell'info box. Vi ricordo che tutti i link che vi riportano ai materiali li lascio sempre giù nell'info box sotto al video. Grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, grazie per l'attenzione. Vi auguro una buona giornata, una buona serata o una buona mattinata, dipende a che ora guarderete questo video. Vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!